Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video voglio parlarvi di un argomento legato alla sintassi dell'italiano. In particolare andremo a parlare della differenza di significato che può assumere una frase cambiando l'ordine dei suoi costituenti, cioè degli elementi delle parole che la compongono. Forse voi non ci avrete fatto caso, ma succede veramente spesso in italiano. Per esempio, quando diciamo io vado o vado io, tu lo fai o lo fai tu, lei guarda o guarda lei e così via. Per quanto queste frasi possano sembrarvi simili, vi garantisco che non è così, perché hanno quella leggera o non sempre leggera differenza di significato che è bene conoscere, perché voi volete sapere cosa state dicendo o scrivendo e non volete mettere parole a caso, no? Vabbè, però vi prometto che non perdo altro tempo, entriamo subito nel vivo della lezione e sigla! Io ho usato una parola nell'introduzione di questo video, e cioè sintassi. Cos'è la sintassi? La sintassi, per definizione, si occupa della struttura della frase, quindi dei suoi elementi costitutivi, cioè appunto delle sue parole. Infatti l'ordine delle parole all'interno della frase ha una funzione veramente molto importante, perché può andare a modificare il significato stesso che la frase assume. Per esempio, prendiamo in considerazione io vado e vado io. Come potete vedere, ovviamente, le due frasi sono molto simili, sono ovviamente molto brevi, sono composte da sole due parole e l'unica differenza sta nel diverso ordine delle parole. È bene però non usarle in maniera casuale, quindi in maniera indistinta, perché hanno dei significati un po' diversi. L'espressione io vado segue il cosiddetto ordine non marcato della frase italiana, ovvero l'ordine SVO o SVO, come volete, soggetto, verbo, oggetto, anche se in questo caso abbiamo solamente soggetto e verbo. Di conseguenza, quando il pronome è implicito, stiamo semplicemente comunicando quello che una persona ha fatto, fa o farà. Non ci può essere ambiguità, perché stiamo parlando di una persona, di un qualcuno di ben definito. Per esempio, dove vai? Vado in banca. Perché vai? Niente, vado solo per chiudere un conto. Avete notato? In questo caso non era necessario esplicitare il pronome, perché tutti e due gli interlocutori sapevano benissimo chi fosse il soggetto. Invece è importante rendere il pronome esplicito quando ci sono due o più persone, ognuna facendo qualcosa, e quindi noi vogliamo specificare chi fa cosa. Per esempio, io vado in farmacia e tu vai al supermercato, ok? Va bene. E Marta cosa fa? Lei non va più alla lezione di danza, quindi viene con me. Avete notato? Nel piccolo dialogo che abbiamo appena visto c'erano ben 3 persone, quindi è stato veramente importante esplicitare i soggetti per capire chi dovesse fare cosa. Ora, per quanto riguarda invece i casi in cui il pronome, cioè il soggetto, segue il verbo, come per esempio nella frase vado io, ci troviamo in questo caso di fronte ad un ordine marcato dei costituenti della frase, per indicare che solo una persona tra due o più compie, svolge una determinata azione. Per esempio, quando qualcuno suona il campanello o quando squilla il telefono e ci sono varie persone nella casa, qualcuno potrebbe dire vado io, per indicare che lui o lei sta andando ad aprire la porta o a rispondere al telefono e che quindi non c'è motivo per cui gli altri si scomodino. Ovviamente non succede quasi mai in una casa che qualcuno dica vado io. Però vediamo un altro esempio.
Mi ha appena chiamato Giulia, dice che ha bisogno urgentemente di una mano per sollevare alcuni scatoloni. Di certo non andrò io, Giulia mi sta troppo antipatica. Vai tu? D'accordo, vado io. Bene, quindi arrivati a questo punto direi che è abbastanza chiaro che spostare il pronome soggetto dopo il verbo è semplicemente un segnale che ci fa capire che una sola persona, quando ce ne sono varie, andrà a svolgere o non svolgere una determinata azione. Proverbio del giorno. Meglio soli che male accompagnati. Questo proverbio si usa per sottolineare che è preferibile rimanere soli piuttosto che frequentare persone poco affidabili. Per esempio, Franco è un tossicodipendente e tenta sempre di rubarmi i soldi quando usciamo insieme. Forse dovresti allontanarlo e smettere di uscire con lui. Ma è il mio unico amico. Meglio soli che male accompagnati. Ebbene, eccoci arrivati alla fine di questo video. L'argomento, lo so, come avrete sicuramente anche voi notato, era veramente piuttosto avanzato. Si tratta di quelle piccole sfumature della grammatica italiana che però sono veramente molto importanti perché ci aiutano a poter distinguere chi ha un'ottima padronanza della lingua con chi invece non ce l'ha. Ce l'avrà sicuramente, ma magari nel futuro. Come sempre vi ricordo che se volete testare, se volete mettere alla prova la vostra comprensione di questo argomento, potete scrivere qui sotto nei commenti alcune frasi utilizzando l'ordine marcato o quello non marcato dei costituenti della frase. Bene, se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, sono sicura che sapete come si fa. E non dimenticate anche la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. Inoltre, se questo video vi è piaciuto, non dovete assolutamente perdervi il video invece in cui vi insegniamo le differenti alternative per evitare di dire sempre le paroline sì e no. È davvero molto interessante e ha avuto molto successo, quindi correte a guardarlo. Il link come sempre lo trovate qui in alto nella card o giù nella descrizione. E poi non dimenticate di passare dal nostro sito www.lernamo.com dove troverete tutte le nostre lezioni di grammatica, di cultura, vlog e molto altro, compresi tutti gli esercizi automatici per praticare e migliorare il vostro italiano. Io vi aspetto prestissimo qui su YouTube o sui nostri social Facebook, Instagram e Twitter. A presto, ciao!